due simi e il pane me l'ha tagliato la signora. Buongiorno amici belli, ciao a tutti, ciao e ben ritrovati. Siamo nelle colline interne perché abbiamo lasciato il mare purtroppo, ma andava fatto. Dopo 4 giorni di sosta su quella spiaggia molto bella, stamani, benissimo, vero? Esatto, stamani ci siamo svegliati, c'era un gran vento e poi dovevamo fare i servizi per Charlie, quindi era arrivato il momento di ripartire e così abbiamo fatto. Abbiamo fatto un giro inizialmente lungo la costa perché le cose impellenti erano fare la spesa, perché avevamo il frigo completamente vuoto. Ho mangiato tutto. Tutto ha mangiato Fede. E la seconda, che ancora non abbiamo trovato, è un punto wifi per caricare il video, perché come sapete abbiamo fatto la SIM turca, però non abbiamo i giga illimitati come ad esempio in Romania, ma abbiamo solo 50 giga, quindi a suon di video caricati facciamo presto a esaurirli. Sì, 50 giga sembrano tanti, ma per noi vi assicuriamo che sono pochi. 5-6, considerate 5-6 giga video, non è che ce ne se ne carichino molti. In più una parte di connessione ci serve per studiare i luoghi, trovare parcheggi, capire dove andare, insomma ci servono. Quindi stavo dicendo che ancora dobbiamo trovare un punto wifi, però visto che fra tutte le varie cose e sbattimenti siamo quasi arrivati all'ora di pranzo, abbiamo deciso di proseguire un'altra 45 minuti, quanto ci vorrà? Anche di più, un'ora quasi. Un'oretta per arrivare alla prossima città, che dovrebbe essere più grande, e quindi trovare sia un punto dove mangiare, dove parcheggiarci, e anche un wifi. Così mentre pranziamo caricheremo il video e voi potrete vederlo. Un'altra cosa importante, dobbiamo trovare l'acqua. Abbiamo già fatto 3-4 tanichette a una fonte precedente, ma veniva con poca pressione e quindi ne cercheremo un'altra più avanti. La giornata non è delle più soleggiate, purtroppo ci siamo alzati con questo cielo tutto tappato, con un po' di vento. L'avevamo visto dalle previsioni che metterà 3 o 4 giorni un po' incerti, un
una perturbazione però passeggera, quindi vabbè, pazienza. Però di positivo c'è che siamo più leggeri, perché effettivamente è molto meno freddo. Scendendo a questa latitudine abbiamo sentito la differenza della temperatura. Considerate che oggi saranno tipo sui 14 gradi al momento, quindi buono, perché insomma dai super piumoni, giacchettoni, cappelloni della Romania a -7, insomma la differenza si è vista. Però anche qui è molto altalenante, perché anche nei giorni che abbiamo passato sulla spiaggia, un giorno era più freddo dovuto al vento, un giorno meno, c'era caldissimo, quindi è molto variabile. Fede sembra arrabbiato alla guida, ma non è, ha solo tanta fame, perché sono le 2:20 e ancora non gli ho dato da mangiare, e quindi è ingrifato. Arriverà, arriverà. Vai, mangia. Alla fine abbiamo trovato un posticino dove fermarci, mangiare, abbiamo dato da mangiare anche al nostro amico Pelosone. È giusto Pelosone, Pelosone, bello grande, vitello, non vitello è un tonnato. Poverino. È tornato perché è tornato, capito? Gli abbiamo dato da mangiare e ora è ritornato è la fame, vai. a cercare Mangiamo, altro cibo. perché sennò dice le cavolate. Mangiamo e poi proseguiamo. Ma dopo pranzo come ti va? Molto meglio. Lo vedo più attivo, il Fede. Ora torniamo in questa cittadina dove siamo già stati un po' di giorni fa e facciamo l'ultimo rabbucco di acqua e cerchiamo il wifi, perché lì si dovrebbe trovare bene. La chiama cittadina, è una mega città gigante che si chiama Tekirdağ. Niente da fare ragazzi, purtroppo la fermata precedente è stata fatta vicino a un centro commerciale, non è stato semplice trovare un parcheggino per Charlie. Fede è sceso e è andato in esplorazione per capire se ci fosse un wifi potente, quantomeno, insomma, perché dobbiamo caricare un bel po' di giga, come vi abbiamo detto. Però non c'era niente di che, cioè c'erano i wifi ma non era potente, non agganciava, un sacco di storie, insomma non è stato semplice. Siamo ripartiti e ora stiamo andando, abbiamo individuato un parcheggio per la notte un pochino fuori, stiamo andando al parcheggio. Buongiorno! Buongiorno! Iniziamo con questo buongiorno così squillante, perché non è squillante la giornata, nel senso che ci siamo svegliati purtroppo shakerati con un forte vento, e questo cielo che ieri era parzialmente nuvoloso oggi è totalmente nuvoloso. Infatti stamani mattina siamo stati molto indecisi se proseguire verso la nostra tappa, che per i più attenti saprete già qual è, ovvero Istanbul. L'avevamo detto all'inizio che volevamo raggiungere questa grande città perché ci era mancata l'anno scorso, e però ovviamente vorremmo farlo con il sole, sia per voi per le riprese ma anche per noi per godercela e passeggiare tranquillamente con il bel tempo. Però ai noi abbiamo guardato le previsioni meteo da più fonti e tutte quante mettono una certa stabilità per almeno una settimana circa, quindi a tratti, come vedete in questo momento, ad esempio è uscito il sole fuori dalle nuvolette,
però ha messo un po' di forte vento, ha messo un po' di pioggia, sembra soltanto la notte, non dovrebbe darci noia durante la giornata, quindi insomma con tutte queste incertezze eravamo appunto indecisi se aspettare qualche giorno fermi da qualche parte o proseguire verso la città. Ma siccome noi fermi non ci possiamo stare, e poi comunque sono giorni non persi, ma insomma bruciati. Ci dispiace insomma, e comunque non si trattava di aspettare 1 o 2 giorni, diciamo che a quel punto sarebbe stato fattibile, ma questa instabilità si prolunga un po' nel tempo e quindi non va bene. E allora abbiamo detto giochiamocela, come va va. Voi ci seguirete lo stesso, anzi metterete un super like per l'incoraggiamento del meteo e vedrete Istanbul. D'altra parte noi facciamo le riprese real, non trucchiamo niente, non photoshoppiamo nulla, quindi se piove piove, se sarà nuvoloso sarà nuvoloso. Comunque vedrete Istanbul. A tra poco. Traffico in aumento, Anche la fame. Mi va sempre lì, mi casca sempre lì. Dove siamo? A New York. Più grande, grande. Sembra più che chiaro che siamo entrati dentro la città di Istanbul, visto la quantità di mezzi, di caos, rumori e concentrazione di palazzi, e ancora siamo nella periferia. Voi avete mai guidato in una metropoli con circa 14 milioni di abitanti? Fatecelo sapere. Fede non lo posso disturbare perché è concentratissimo alla guida. Ma Pippo dove abita? In quali di quelli? Auguri! Il postino qui secondo voi? Ah. Mamma mia! Ma incredibile. Guardate che roba! Guardate che roba! Grattacieli a perdita d'occhio. Là. È un formicaio di persone. È un formicaio, ecco la definizione esatta. Un super formicaio, ragazzi. E noi ci siamo infilati proprio dentro. Ovviamente gli occhi rimbalzano da una parte all'altra fra colori, suoni, insegne di ogni marchio che vi viene in mente, di tutto, di più, centri commerciali,
Qui c'è una torre gigante, non ci si annoia. Assolutamente no. Tantissimi mezzi pubblici, c'è una fitta rete di metropolitane che noi abbiamo intenzione di usare. Vi dico solo un numero: questa strada è a 12 corsie, 6 per lato, divise in 2 strade parallele, quindi occhio a non sbagliare incrocio, È più che altro quello, sì. E poi alla faccia della domenica ci siamo anche detti, ma magari la domenica c'è meno traffico, si va tranquilli, no? Si entra bene dentro Istanbul, perché ovviamente noi abbiamo proprio un indirizzo di destinazione, poi ora vi spiegheremo tutto. Ora siamo un attimo presi dalla guida e quindi sappiamo dove stiamo andando, ma la storia della domenica conta fino a un certo punto perché c'è traffico. Probabilmente ci viene da pensare che domani, dal lunedì in poi, ce ne sarebbe il triplo. E laggiù il mare, non so se vi ricordate la geografia, Istanbul è divisa dalla parte europea alla parte asiatica dallo stretto del Bosforo. Chi se lo ricordava? Oggi interrogo. Chi non se lo ricordava c'aveva poco fosforo. Poco, oddio. Ta 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 ta. No, niente, guida, vai, è meglio. Niente, non ci si fa, non ci si fa. Viva la domenica! Tutti al centro commerciale! Stiamo ancora percorrendo l'intera città e non siamo arrivati. Mancano ancora, pensate un po', 15 km alla meta. È un'ora che siamo dentro Istanbul. È una cosa, cioè, veramente non saprei come descriverla a parole, perché più di dire caos, grandezza, immensità, strade, ponti, di tutto, gente, mezzi sia urbani che auto, cioè di tutto. Conta, ci sono solamente qui c'è un quarto della popolazione, c'è un quarto degli abitanti dell'Italia. L'Italia Sì. quando era 60 milioni, ora non so quanti siano. Ora magari sono cambiati, Sono però cambiati i tempi, però prima c'è stata un'errata corrige perché avevo detto sui 14 milioni di abitanti, poi siamo andati a ricontrollare e effettivamente siamo arrivati a quasi 16 milioni di abitanti, quindi pensate un po', è proprio una bella fetta della Turchia, diciamo così. Qui stiamo costeggiando tutta la cittadella olimpionica. Quella fila centrale è tutto il traffico convogliato per entrare nel tunnel. C'è un tunnel che hanno ingegneristicamente scavato proprio in maniera top, che passa sotto il mare e quindi praticamente sotto lo stretto del Bosforo e sbuca dal lato asiatico, ovviamente. È bassino perché è massima altezza, proprio massima è 2,80 m. Quindi i camion non ci possono passare. C'è una corsia dedicata per le moto, abbiamo letto, e per lo più ci passano le auto. Ora i camper ovviamente dipende dall'altezza. Questa struttura qui praticamente porta in Asia, sì. C'è un tunnel che ti porta dall'Europa all'Asia. Fantastico. Ovviamente non si può andare a piedi, è a pagamento. Le macchine stanno scendendo giù. E laggiù, ora non si vede, c'è la Manhattan di Istanbul, ovvero la parte più centrale che si protende su questa penisola sul Bosforo. Noi però andiamo
verso il nostro punto, che è a 1 chilometro. che ha 1 chilometro, e ovviamente abbiamo scelto un'area di sosta, che poi tanto area di sosta non è, ma è semplicemente un parcheggio chiuso, custodito, recintato, con alcuni servizi per i camper. Lo trovate su Park4Night, ma ci è stato consigliato da tantissimi viaggiatori, che poi ringraziamo, nostri amici, insomma quel famoso passaparola molto utile tra i viaggiatori. E quindi c'è i servizi di carico, scarico, carico acqua potabile, ci sono le docce, c'è il servizio lavanderia, quantomeno poi lasciamo insomma Charlie al sicuro e siamo più tranquilli, poi prenderemo, come vi ho detto, i mezzi pubblici. Siamo arrivati. Speriamo che abbiano posto, perché non abbiamo né telefonato né prenotato, quindi facciamo le dita, se no siamo fuori casa. Da dritto e dal rovescio, dove te lo dico? Madonna. Dalla Malesia. Dalla Malesia. Abbiamo parcheggiato dentro Istanbul, ragazzi. Charlie è parcheggiato, ma la cosa bella è che, come siamo scesi dal mezzo, abbiamo acquisito un nuovo followers. Sapete da dove? Dalla Corea. Dalla Sud Corea. Dalla Sud Corea. A fianco a noi, cioè è un parcheggio bellissimo, perché già si è fatto amicizia, ci sono tedeschi, inglesi, francesi accanto a noi di là, il sudcoreano che subito, come ha fatto a capire che abbiamo il canale, non lo so. Perché ha visto la GoPro, mi ha chiesto se facevamo video, gli ho detto noi abbiamo un canale YouTube, e subito ha tirato fuori il telefono e mi ha chiesto il nome del canale e si è iscritto. Quindi abbiamo un followers sudcoreano. Fatelo anche voi, perché se si sono iscritti dalla Sud Corea vi dovete iscrivere anche voi dall'Italia, no? Sì, poi questo che è arrivato ora era della Malesia. Della Malesia, è arrivato Ragazzi, un pick up con la cellula sopra, non so se ce l'hai fatta a inquadrarla. Sì, penso di sì. Della Malesia, poi c'è un camper della Russia, svariati dalla Germania, e anche un camper italiano. Esatto. Bene, ora andiamo subito in avanscoperta a vedere come funzionano le metropolitane, perché abbiamo visto non sappiamo stare fermi. No, noi tra poco siamo in centro, nel centro della città. Quanto ci abbiamo? Poco. Abbiamo costeggiato la strada, che è un po' caotica, ma subito passato il sottopassaggio troviamo il primo quartiere, che è molto più tranquillo. Ci sono già tanti locali dove anche mangiare. Tantissimi locali. circondati. Sì, quindi non vi preoccupate che non si muore certo di fame. Guardate qua, è un ristorante a cielo aperto da tutte le parti, guardate che bellezza. Le lucine. Ci hanno visto da lontano, Sì. Ora questo è proprio il primissimo impatto live, così, senza nemmeno preparazione, ci buttiamo a bischero sciolto, come si dice noi. E poi cerchiamo una prima stazione della metropolitana o degli autobus per fare i biglietti. Sì, più che altro quello, perché almeno ci muoviamo come e quando vogliamo. Qualcosa mi dice che siamo nel posto giusto, ragazzi. Perché si mangia. Si mangia in ogni angolo, è impressionante. Guardate questa vetrina, ragazzi. Praticamente ti invitano a mangiare, e qui ci sono le foto con i piatti e i prezzi. 100 lire sono 3 euro, i prezzi vanno da 25 lire a 150 lire al massimo, quindi piatti super convenienti. Davvero, è belli anche a vedere, insomma, e devono essere anche buoni, quindi mi sa che gli tocca prima o poi. Gli tocca, prima, meglio prima che poi. Sì, guarda, vieni. Demolizioni in diretta. Davvero, tutti a riprendere. Tutti a riprendere.
È incredibile, mi sembra di essere dentro una scatola di bambole. Guarda qua, tutti vestiti da bambini, tutti in Vestiti vetrina. da cerimonie, tra l'altro. Da cerimonie. È il quartiere dei vestiti da cerimonie, tulle, pizzi da tutte le parti, ma non è che ce n'è uno, ce ne sono 1000, tutti magari in un crocevia. Sì, Quindi... sì, guarda, perché uno dice che sono diversi, sono tutti uguali. Là, qui dietro di te. Se non vi passassero, lì ci sono altri negozi. E se volete una maglietta per il vostro bambino, qui lo trovate sicuramente. Le felpe della Columbia, ragazzi, 350 lire sono 10 euro. Vabbè, ovviamente è tutto Rocco Tarocco, Certo, abbiamo trovato i giacchetti e piumini della North Face, della Columbia, dell'Adidas, 25-30 dollari, perché qui i prezzi vanno o in dollari o in lire turche. Sì. Vabbè, sanno che c'è il turista che compra e quindi per far capire l'entità del prezzo lo mettono in dollari. Però lo sapevamo già come funziona, in Turchia ci siamo già stati e quindi tutto Rocco Tarocco. Esatto. L'unica roba genuina e pura e vera sono queste. Io già vedo la pizza, ma soprattutto il pide, vedi? Ciao! Siamo arrivati alla prima metropolitana, Istanbul Kart, eccola qui. Istanbul Kart, eccola qui, abbiamo fatto la Istanbul Kart. Allora, se ne può fare una sola perché questa Istanbul Kart non è nominativa, è pensata proprio per i turisti, quindi appunto non c'è un nome, c'è proprio scritto che ne basta una per 2, per la famiglia. Abbiamo un costo fisso della carta che vuota costa 130 lire e poi potete ricaricare volta a volta tutti i soldi che volete. Parlando che 100 lire sono 3 euro e ogni singola corsa costa sulle 15-20 lire, Esatto. capite bene che ci fate Diversi viaggi. Noi al momento abbiamo precaricata di 200 lire turche. che sono circa 6 euro. Quando sarà in fase di scadenza ne metteremo altri. Siamo in capolinea. Guarda, qui c'è... Metropolitana tutta vuota perché siamo al capolinea. Una fermata e siamo arrivati. Di qui, vedi qua. Noi ragazzi abbiamo preso la metropolitana da questo punto a questo punto e in ogni stazione vi fa vedere cosa c'è nel raggio di pochi minuti. 5 ad esempio. 5 guarda minuti. questo. Quindi in questo caso queste sono tutte le attrazioni. Sono veramente ben organizzati. Davvero, metropolitane nuove, pulitissime. Veramente complimenti. Al momento sorpresi. E noi siamo animali metropolitani, ci piacciono un sacco. Noi siamo animali più che Sì, altro. animali. Sentite che accoglienza! È il tramonto. Iniziamo subito con una bella passeggiata notturna.
Che bello, tutte le lucine, che atmosfera. Come si fa? Bisogna godere anche della noce. Eh no, fermi non ci potevamo davvero stare. Qui siamo nei pressi del Gran Bazar, che ora è chiuso, apre domattina, ma fuori dal mercato coperto c'è comunque quello all'aperto. Eh sì, una via che è un altro Gran Bazar. Stanno togliendo tutte le cose fuori e è un lavoro anche quello, perché quando finiscono è l'ora di rimetterle tutte fuori di nuovo. Sì, è una ruota che gira. Perché loro praticamente oltre al negozio interno espongono tutto fuori su strada e per la maggior parte è su strada. Guardate che roba! C'è da farsi del male. Siamo entrati in una gioielleria del gusto, ragazzi, dove vendono miele e dolciumi vari. Baklava, caffè, cioccolata, di tutto di più. Bellissimo. Anche i bicchierini per il chai, tutto il set che noi abbiamo già preso la scorsa volta. Eh sì, bello, bello, bello. Qui abbiamo un altro gioielliere che mette tutti i suoi doni preziosi in vetrina. Guardate che delizia! Intanto ci cucinano un bel gozlem in vetrina con tutte queste sedute con i tappeti, si mangia da tutte le parti, ma noi ci stiamo avvicinando ad un luogo misterioso, mistico, bellissimo, che di notte sicuramente diciamo le parole a caso, Saura, sì, sì. Siamo un po' fusi. Siamo fusi. Guardate, appena arrivati in una città come questa vi sentite centrifugati. Sì, però allo stesso tempo curiosi, ne parlavamo adesso, di vedere il più possibile, no? Io ho sempre l'immagine del Pac-Man, ve lo ricordate? Sì, sì. Il videogioco dei nostri tempi, che mangiava velocemente tutto, no? E siamo impazziti, vogliamo vedere tutto. Poi c'è questo vento fastidioso stasera. Però freddo. Vogliamo anche passarvi la reazione che una persona ha quando arriva in un posto così. Certo. Quindi proprio real TV al 100%. Ma come sempre, senza preparare nulla, senza tagliare nulla, proprio reali, per cercare di trasmettervi questa sensazione. Vabbè, ma così come sempre succede, noi non siamo diretti, reali, quello è vero. Però effettivamente è un imbuto che ti risucchia. Più in centro di così non si può, ragazzi. Siamo sotto la mega moschea di Hagia Sophia, ovvero Santa Sofia, che è famosa, diciamo, è un'icona per la città. Poi vi diremo di più nei prossimi giorni. Ora stasera era una passeggiata perlustrativa. C'è poca coda al momento, infatti eravamo venuti a vedere più che altro perché ci avevano detto che ci sono code di ore e ore e ore dalla mattina presto alla sera tardi. In questo momento abbiamo chiesto al ragazzo dove fosse la biglietteria e la coda non ci sarebbe. Però noi la vogliamo vedere di giorno, ovviamente. Esatto, quindi perché ci manca tutto. Siccome non è molto illuminata, solo i due minareti, insomma vogliamo tornarci di giorno. Quindi questo era un primo assaggio, un primo aperitivo.
È vero, e poi di fronte a noi c'è la Moschea Blu, che però è tutta completamente al buio. È blu, si vede È che blu, deve andare a mimetizzarsi con il cielo, no? Pensavamo che fosse illuminata, invece no, è tutta buia. E quindi anche quella non ve la possiamo mostrare al momento. Vabbè, comunque ripeto, un primo tour della città, siamo arrivati da poche ore, poi ora rientreremo piano piano da Charlie, poi freddoliti, e poi dobbiamo cenare, farci una bella doccia e Sì. domani presto ricavalcheremo le vie di Istanbul. Ragazzi, siamo dentro la Moschea Blu, toccata e fuga perché ci buttano fuori. E che tardi. Sì, e quindi torneremo a vederla di giorno. Abbiamo beccato anche il canto del muezzin nella Moschea Blu. Il muezzin che ci ha detto Via, tickets, via. levatevi che qui si chiude. Che atmosfera, ragazzi! Senti ancora. È una magia ipnotica. E poi qui sotto il porticato ci sono tutti i dettami dell'Islam praticamente. Se uno vuole leggere in più lingue spiega che cos'è l'Islam. Molto interessante. Ma ve lo diremo meglio nei prossimi video.